Allora, la cosa peggiore che esista rispetto a un mondo come il nostro, quello ormai dei 40-50 anni, è parlare al passato. Però effettivamente poi ci sono dei termini, dei dati oggettivi che non sono ineludibili. Nel senso che quando noi facciamo questo tipo di operazioni con un disco chiamato Karim B, che era poi il lato A di un 45C che si chiama Vota Gronge, perché pure all'epoca stavamo sotto elezioni, più o meno come adesso come è uscito proprio fatalità, i Gronge escono sempre sotto elezioni, non lo fanno apposta. E in quel periodo c'era un caso che a livello mondiale, per la prima volta forse a livello mondiale, aveva scosso l'opinione pubblica, perché c'era questa famosa Karim B, che era una nave dei veleni piena di scorie tossiche, che fu ormeggiata al largo del Sudafrica, se non mi ricordo male, comunque insomma in Africa, dove già si usava portare i fiumi tossici, scorie radioattive, eccetera eccetera. Allora, un periodo in cui ancora non esisteva il termine ecologia, e quello non esisteva, guardate bene, non esisteva il termine ecologia. Questo già dice tutto in quanto potevo essere vecchi. E contemporaneamente esplodeva il primo caso mondiale, la prima volta in cui era questa nave che nessuno la voleva. sì, stava ormeggiata 2 anni sul polo, no, stava proprio ormeggiata 2 anni con la gente che gli portavano da mangiare perché non potevano neanche mangiare, che i marinai erano prigionieri, che era la cosa poi che era più eclatante per noi, che comunque dei sottoproletari, degli operai, degli schiavi di turno, costretti a portare sta roba per sopravvivere anche all'epoca, poi fossero costretti a stare al largo della costa per 2 anni rischiando di morire di fame. Cioè non erano più niente e nessuno, non erano terra di nessuno, non erano Porto Franco, non erano niente, irriconoscibili, invisibili. Da quegli invisibili i Gronge partorirono le tute bianche. Dico partorirono perché le tute bianche effettivamente poi vennero alla ribalta 4 o 5 anni dopo, con i primi movimenti politici in cui venne usato questo elemento rappresentativamente della tuta bianca. Noi mettemmo le tute bianche 5-6 anni prima proprio perché pensavamo già in quel tipo di ottica che noi fossimo realmente invisibili, che sapere che qualcosa succede significava quasi automaticamente comunque non poter fare nulla. Cioè siamo i figli o i nipoti di quello che era l'esplosione globale dell'essere nulla, perché quello siamo, regà. E questo era un paio di brani. 5 ancora prima, 5 anni prima. Ecco, Vabbè, aspetta, nello specifico Marco ha parlato di Karim B, anche inerente a quello che vedrete, perché in questo live qui adesso gli elementi dei Gronge sono Marco Bedini, Tiziana Loconte, Alberto, che diciamo che fanno parte